Siamo allora alla scuola di osteopatia, abbiamo fatto l'argomento, stiamo svolgendo l'argomento sulla pelvi, quindi per dare una maggior visione clinica delle problematiche pelviche. Ovviamente in questo contesto ci limiteremo ad una valutazione pelvi, anche se sicuramente potrebbero esserci altre cose, altri fattori da considerare, ma anche per motivi didattici dovremmo limitarci al discorso della pelvi, anche se poi nel proseguo del trattamento ovviamente faremo quello che sarà necessario fare su Armando. Ora direi di dare brevemente la parola ad Armando in modo che ci spiega qual è la sua condizione e un po' qual è stata anche tutta la sua storia per cui è venuto qui alla scuola italiana di osteopatia per sottoporre la sua problematica. Allora, io sono Armando, buongiorno a tutti, ho 33 anni, da più o meno 15 anni avevo un forte mal di schiena e mi sono recato dal dottore per farmi visitare, il quale subito mi ha misurato le gambe. Dal suo referto diceva che io avevo una gamba più corta, adesso parlavo col professore, 1,5 centimetri, poco più, poco meno, insomma, mi hanno fatto distendere sul lettino con 1 metro banalmente dalle anche, mi hanno misurato le gambe fino ai talloni e da lì mi ha somministrato un plantare fatto, non ricordo il nome del medico adesso, prendendo lo stampo del mio piede semplicemente su un materiale morbido e mi hanno fatto un plantare anatomico, ortopedico, tutto quello che ci va dietro, dicevano. Da lì è iniziato la mia epopea, nel senso che più usavo questo plantare, peggio stavo. Più mi proprio sentivo di camminare storto e sentivo proprio la mia schiena. Tu facevi attività fisica? Ho sempre fatto rugby, ho sempre fatto attività fisica e più usavo proprio il plantare, più sentivo che stavo male, tant'è che qualche giorno lo alternavo, cioè proprio lo toglievo e sentivo che a fine giornata stavo meglio. Da lì ho seguito un po' me stesso e ho detto lo tolgo, non lo uso più l'ho usato per una decina d'anni questo rialzo. Sotto il piede destro o sinistro? Destro, piede destro. Quindi solamente un plantare unico oppure 2 plantari, uno più alto e uno più basso? No, un plantare unico sulla gamba destra che era quella incriminata, ovvero quella più corta. Un fenomeno praticamente. Ecco, e da lì appunto mi sono deciso, ascoltando un po' il mio scheletro, il mio corpo, di toglierlo. Subito ne ho giovato e adesso sarà... Scusami una domanda, ma tu l'hai parlato con chi ti aveva prescritto questo plantare dicendogli dei sintomi che avevi e che quando lo toglievi sentivi meglio? Allora, come accennava anche il professore, da lì ho parlato anche con altri specialisti, posturologi, okay. proprio, i quali mi hanno fatto perdere proprio la fiducia, perché ad ogni referto che mi davano provavo a fare ciò che mi dicevano, stavo sempre peggio. Okay. Come sono qui arrivato oggi, io non ho niente, sono una decina d'anni che non uso niente, sono storto come... però... ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto quando l'ho sentito telefonicamente, che lui ha proprio adesso la percezione di sentirsi storto. Sì. Allora, tu non ti muovere adesso, fermo così come sei. Voi osservate qualcosa dal suo atteggiamento, dalla sua postura, perché questa è la prima cosa che noi andiamo a fare. Senza dare indicazioni. Senza dare indicazioni. Quando il paziente entra nella stanza da noi già cominciamo a fare la nostra valutazione, perché noi dobbiamo osservare nella spontaneità il paziente come si pone, che abbia o non abbia ausili, che abbia o non abbia dolore. Okay? Poi teniamo conto se sta usando qualcosa, se è in fase algica oppure no. Okay? Però già la sua postura ci dice qualcosa e è evidente che c'è qualcosa. È proprio la lezione di oggi. È proprio la lezione di oggi. Lui è in questa postura. Quando l'ho sentito ho detto subito, guarda, proprio venerdì e sabato abbiamo il seminario sulla sindrome della gamba corta. Ti invito a venire se non hai niente a contare. Sempre senza muoverti. Io vi faccio notare, ok? C'è una rotazione del bacino, ok? C'è un carico sull'esterno del piede sinistro perché lui va in rotazione, ok? C'è una spalla più avanti dell'altra e più alta, ok?
Prego, scusa Ermanno. Ecco, No, ma è giusto spiegato esattamente, infatti io inconsciamente cerco di ovviare a tutto, Certo. altrimenti io mi sentirei proprio, dovrei stare anche così. Cioè, nella mia leggerezza, nella mia normalità, io sento il bacino, la parte sinistra che spinge in avanti, quella destra che spinge indietro e ti abbassi da quel lato. Così sarei proprio rilassato, collasso su me stesso, no? Come, Certo, come se certo. uno si dovesse svenire. E da quando ho smesso di usare il plantare comunque mi sono spariti alcuni dolori muscolari, ma sono arrivati quelli diciamo scheletrici. Poi Scusami, perché noi siamo sempre curiosi, dove avevi dolori muscolari? Su quale zona del corpo? si spostavano, cosa voleva dire? Camminando io avevo dolori all'inguine. Ok. All'inguine. La schiena, i dorsali perennemente sul dorsale sinistro, è sempre infiammato, che poi basta appoggiare un dito, per me è come se fosse Quindi un sui coltello di paravertebrali a sinistra, vero? Lateralmente la colonna. Ah, ok, dorsale, dorsale, sì, sì, paravertebrali a sinistra. dorsale a fianco della scapola. Esatto, sì, sì. Lì proprio è come dico mia moglie quando mi tocca è fuoco. Tant'è vedete con un po' di tatuaggi. Sì. Sulla schiena sto finendo un tatuaggio, è stata una sofferenza unica, proprio solo in un punto specifico del dorsale vicino alla scapola sinistra. Per quanto riguarda poi i dolori, si sono un po' spostati, si spostavano le ginocchia, si spostavano le quadricipite. Un anno fa ho avuto un incidente in moto. Banalmente spiegato così, mi si è schiacciata la gamba tra auto e moto e ho avuto un taglio del quadricipite qua di 17 cm. Mi è andata bene, ma neanche troppo poco, insomma. Un bel Da lì trauma. è cominciato un altro problema. Qua dietro Perché poi si sono scatenate altre compensazioni. Certo, perché lui adesso è tutto un compenso. Adesso la cicatrice stessa. Però la cosa che volevo poi capire con Gabia, tu mi avevi detto che dopo aver tolto quel plantare hai cercato poi di affrontare questa problematica andando da altri posturologi eccetera. Sì. Come è stata affrontata la situazione secondo te? Che cosa ti hanno fatto? Allora, devo andare indietro con la memoria di 15 anni, per cui non è semplice. Comunque ti hanno rifatto di nuovo la misurazione degli arti? Ti hanno fatto dei massaggi? Ti hanno fatto... semplice camminare, e uno degli ultimi mi ha tolto il plantare, mi ha dato solo un rialzo d'attacco. Ok, quindi ha alzato solamente dietro le retropiede? Sempre a destra? Sempre a destra. Sempre a destra. Facendo quale analisi? Nessuna analisi? E tu come ti sei trovato con questo rialzo? Basandomi solo su quello che gli comunicavo io verbalmente. Come mi sono trovato? Mi sono trovato che mi sentivo la gamba così. Detto proprio... oltretutto era un rialzo in sughero di quelli che banalmente si trovano in giro, e mi creava anche della tallonite, perché appoggiavo su qualcosa di duro. Allora, ricordatevi una cosa, ce l'avete sempre sulla dispensa, cioè ci avete sulla dispensa un paragrafo che è proprio indicato come trattamento della sindrome della gamba corta, e ci sono dei parametri molto importanti, perché noi possiamo alzare il retropiede, ma contemporaneamente noi dobbiamo alzare anche l'avampiede in modo monolaterale o addirittura controlaterale. Se io alzo solamente il retropiede, cosa succede? Succede la tallonite. Tallonite o metatarsalgia, perché è come se io mettessi un tacco a una persona che quindi mi sposta il carico in avampiede. Quando vado a fare una correzione, un lift, che sarà poi l'argomento dell'arte inferiore, quindi a gennaio parleremo poi di questo, okay, c'è una metodica da seguire, non è semplicemente che vedo apparentemente. Poi un'altra cosa, voi già ieri avete capito che per definire veramente se c'è, perché se io metto un plantare di rialzo devo essere sicuro che quella dismetria è reale. Poi anche se è reale la dismetria devo rispettare una tabella, non è che perché c'è una differenza, esagero, c'è una differenza di 3 cm, io metto sotto il piede 3 cm e dietro il tallone metto 3 cm, sbagliatissimo, è inconcepibile. Cioè è dilettantismo così, non si fa in questo modo, cioè non è
1 più 1 fa 2, ti manca 3, ti metto 3, ti manca 2, ti metto 2. No, c'è una tabella da seguire che voi avete fortunatamente sopra la dispensa, che potete consultare e potete comunque trarre, voglio dire, le giuste indicazioni una volta che vi trovate di fronte ad una problematica di questo genere. Ma quando noi mettiamo un rialzo, che significa lift therapy, dobbiamo essere estremamente sicuri di essere di fronte ad una reale dismetria dell'arto, e poi dobbiamo capire anche la necessità, e poi si parte con una certa progressione. Loro ti hanno messo un plantare, punto, e ti hanno lasciato così, oppure hanno fatto vari controlli per alzare, abbassare, diminuire questo spessore? Si sono mai occupati di questo? No. Io semplicemente nel giorno in cui sono andato a fare il plantare, ho inserito il piede appunto in uno stampo, tra l'altro a mio avviso in modo assolutamente innaturale, perché un conto è camminare, un conto è schiacciare su una superficie morbida che poi ricarica il tuo piede, quindi... Cosa succede se io faccio il carico del piede? Che risultato ho? Ho l'impronta di quel piede in quella condizione. Ma se io riproduco un plantare su quel piede lì, riproduco esattamente l'errore di appoggio di quel piede, quindi io non vado a correggere niente. Chiaro? Okay. Poi cosa fanno? Scusami, finisco. Sì, poi cosa fanno? Fanno che alzano un po' in varismo, in vagismo, e ti vanno a creare questa correzione. Ma il piede ha un movimento tridimensionale, come un'elica, ok? Quindi va esterno e poi interno, quindi io devo tenere conto di tutte queste movenze, non mi basta solo il varismo-vagismo o il sollevamento del retropiede. E poi quando io vado a correggere il piede destro, poi devo preoccuparmi della reazione del sinistro, quindi non si fa mai un plantare solo da un lato, è sbagliatissimo proprio nella maniera più assoluta, ok? Si deve sempre considerare, perché noi l'appoggio ce l'abbiamo su 2 piedi, non su uno. E quindi il compenso quando alzo da un lato anche solo in varo valgo, quindi portando in dentro e in fuori il tallone o l'avampiede, io devo pensare alla reazione che mi fa l'altro piede, quindi riequilibrare. Ecco perché lui si sentiva così sbilanciato. Dal punto di vista posturologico abbiamo 2 problematiche che già abbiamo riscontrato. Quindi una è quella che diceva ora la Mara, cioè fare un solo plantare e lasciare l'altro piede così come se l'altro piede non esiste, voglio dire, no? Perché conta solamente quello che è più corto, non so che cosa, secondo loro. Secondo fattore, quando io faccio un calco, lo ripeto, l'ho detto 1000 volte questa cosa, io faccio un calco posso fare anche un calco per capire, ora ormai la faccenda del calco è superato, perché abbiamo ora delle pedane parapodometriche eccellenti, ok, che ti vedono perfettamente, ma sia in statica, lui già l'ha percepito come paziente, cioè io non posso vedere lo stato funzionale di un appoggio del piede semplicemente perché mi fa un calco, ok, io lo devo vedere anche in dinamica, anche come, e quindi la nuova, diciamo, tecnologia ci mette in condizione di fare sia la pedana parapodometrica in statica e in dinamica, allora lì vedi lo svolgimento del passo e vedi la necessità. Però prof, in questo momento stanno abbinando le 2 cose addirittura, quindi fanno sì. la valutazione con le pedane e dopodiché fanno il calco. Che non serve a niente, perché come il calco, poi immaginate, perché lo sapete perché rende di più il vecchio metodo, sì. ok? Certo. Il vecchio metodo rende molto di più. Allora, se io ho un calco del piede e faccio un plantare basato sul calco del piede, siccome il piede è inevitabile che ha delle problematiche, e quindi io vado a riverberare a livello dell'input, perché il plantare interagisce con il piede, lo vado in qualche modo a dare un comfort quasi immediato, perché amplio la superficie d'appoggio, perché quando noi facciamo un calco del piede, facciamo una forma speculare, no, di quello che è l'appoggio del piede, quindi la prima sensazione che ha il paziente è quella, come sono comodi questi plantari. Certo, sono comodi, ma lì viene spezzata tutto il canale afferenziale, cioè il piede non riesce più a capire quali sono gli appoggi del piede, perché
quando noi camminiamo facciamo questo movimento tridimensionale, il piede fa questo movimento tridimensionale e quindi il punto d'appoggio transitorio della deambulazione cambia sulla pianta del piede, ma se io faccio una superficie che ricopre specularmente, no, l'interfaccia del piede, quando io cammino il cervello non percepisce più in quale fase sono. Si appoggia il calcagno, si appoggia la parte centrale, si appoggia l'avampiede e quindi non dà più informazioni e pertanto cosa succede? Qual è la reazione del piede? È quello di rilassarsi e quindi si rilassa, quindi il piede diventa amorfo praticamente e manca la cosa più importante che ha il piede, è quella della percezione, quella delle informazioni chiaramente ascendenti procettive del piede. Scusami, ma dovevamo anche un po' chiarire questa cosa. Professore, Quindi, posso chiedere solo una cosa ad Armando? sì, certo. Prima parlando, noi abbiamo notato una tua postura iniziale, mentre poi tu ci hai spiegato che se non avessi questa postura tua di correzione saresti completamente un'altra cosa. Sì. Io già ho mal di schiena adesso, per poco che sono in piedi. Sono già Hai voglia di lasciarti andare e stare come staresti? No, allora... Cosa succede se tu attivi quella postura che ci hai fatto vedere? Che sei uno Quella scemo. rilassata. Vabbè, Cioè, lasciati come sei tu. dipende perché da quanto riesco a reggere la posizione, per come vedi un po' sono così, un po' sono così, sembro che sto soffrendo, no? Come sì, un'anima in pena. un'anima sì. in pena, esatto, Certo. come dice mia mamma, esatto. Con ogni postura io tendo a rilassare una parte muscolare piuttosto che l'altra. Ok, ma rilassare se tu un chiudessi ginocchio. gli occhi un attimo, Sì, buttati là in mezzo alla stanza e come cai. così. Perché altrimenti noi valutiamo la postura che ci ha fatto vedere Io così prima. mi sento dritto, cioè sono... Ti senti rilassato. Ok. Se no io devo tirare. Sì, comincia a No, tirare perché, la parte. perché siccome come Io- ti correggi è una correzione che agli occhi nostri Sì, è ma una in postura questo- non corretta, ma no? in questo E quindi- momento lui non riesce neanche a stare nella posizione spontanea, chiamiamola così, perché è in sofferenza. E quindi il problema poi nostro, ovviamente di noi che stiamo studiando, è la valutazione sulla postura che ci hai presentato che non è neanche la tua. Sì, No. come diceva esattamente, io sto un po' falsando. Certo. E fai quello che stavo. Adesso io È cerco in solo di rimanere in sei in piedi. posizione antalgica, Appunto perché io Certo. tento di arrivare a fine giornata ogni giorno, io sono già stufa, ve lo dico, ho già Certo. male di ginocchia, ho già male di Fai una vita? mi scrocchia, ho 2 autoscuole, insegnante. Autoscuola? Sì. Quindi sei più in piedi, seduto? No. Allora, prima ero seduto, ora sono in piedi, fortunatamente posso entrare, uscire, devo andare a fare varie commissioni, eccetera. Non sto più seduto in macchina, non sto più seduto in ufficio perché appunto fisicamente non ce la faccio. Certo. Non ce la faccio. Ok, Ok. allora, poi passiamo alla parte più interessante, cioè la parte nostra valutativa, osservativa e quant'altro. E quindi, poi, dunque, sei andato anche dei posturologi, mi dicevi appunto che non è andata neanche molto bene, voglio dire, cioè che tipo di inquadramento hanno fatto gli altri posturologi? Allora, Ce lo puoi un attimo riassumere? l'ultimo dal quale sono andato, che è un medico, ha uno studio medico e tuttora senza fare riferimenti. Ok, niente, che è stato proprio la goccia che ha fatto toccare il vaso, ho detto non so più l'ora di pigliare a questo punto. Mi ha guardato, mi ha fatto, se non ricordo male, mi ha fatto mettere a fianco un piano di riscontro, diciamo, e da quello mi ha venduto una soletta con un magnete. Venduto proprio così? Sì, una soletta che tra l'altro poi ho trovato su internet, Ovvio. tal soletta a un prezzo più basso, Certo. era un dettaglio, vabbè. Con un magnete sulla parte destra, almeno un tot di ore al giorno io dovevo con un cerotto applicare una calamita che mi aveva dato lui qua sulla tempia destra, aprire e chiudere i denti e quello secondo lui Risolveva miracolosamente. Ma però scusa, ci hai provato a fare questo o no? Non ce l'hai fatta? allora Non ce l'hai fatta. io sono arrivata a casa Non ce l'hai dopo fatta. guardandomi allo specchio e tornando cosa stai facendo, Non ce l'hai fatta. mi sentivo anche un po' stupido, voglio dire, cioè.
Non mi sembrava che ci avesse nessun approccio né scientifico né di qualsiasi... Ma non ti ha messo sul lettino, voglio dire, non ti ha toccato la schiena, non ti ha toccato Mi ha fatto distendere le gambe, le ha guardate dai malleoli, ha visto che appunto c'era della distanza, basta. Solamente dritto, solamente supino? Disteso. Ok. Ti ha fatto poi girare a pancia in giù, a misurare anche a pancia in giù o no? Solamente Ho voluto dimenticare, perché ripeto, saranno ormai una quindicina di anni fa, per cui sto dando a ricordo, ma è stata talmente subdola quella visita, tra l'altro mi era stato raccomandato da un familiare come appunto uno bravo, e io là allora, speriamo che questa ultima raccomandazione sia perché lui è stato raccomandato, è stato indicato qui da un nostro ex allievo di una trentina di anni fa, credo, che adesso lui non pratica più, vero? No. Si chiama, aspetta, come hai detto, si chiama? Massimo Marzolla. Massimo Marzolla. Non ricordo molto. Io me lo ricordo. Adesso, siccome me la un signore bene in carne. Ascolta, tornando a te, una domanda che non abbiamo ancora fatto. Cioè, noi sappiamo, ci hai riferito di questo trauma in moto, eccetera, ma durante la tua vita sportiva hai avuto dei traumi? Perché il rugby non è uno sport privo di traumi. Quindi, questa tua esperienza di squilibrio posturale può essere in qualche modo legata, percepisci che possa essere stata attribuita a qualche trauma precedente? Allora, non so se falsamente a quanto si crede del rugby non è uno sport. Sì, lo so perché l'ha fatto anche mio figlio, però capisco che è uno sport in cui ci possono essere dei traumi. Le uniche problematiche che io ho avuto giocando a rugby è stato appunto una tallonite. Ok. A destra. No, entrambi. Che proprio arrivavo a fine allenamento che dovevo camminare con le punte dei piedi perché ero proprio KO. E mi sono incalcato il dito una volta. Basta, quindi non hai avuto esperienze traumatiche? Assolutamente no. Quello che in realtà mi ha maggiormente aggravato la situazione quando lavoravo in fabbrica, che stavo 8 ore in piedi fermo su una macchina a lavorare. E leggermente piegato in avanti? No, potevo anche muovermi a destra, a sinistra, avanti e indietro per quello, ma tutta la gravità andava a schiacciarmi, sentivi che ti pesava quella postura. Ok. Però per quanto riguarda il discorso dei traumi da sport, non lo so, forse perché lo vivo io per prima, siccome sono cose che ci piacciono fare, non viviamo le botte come trauma fino a che non ci immobilizzano. Quindi mi sono fatto male al braccio, devo stare 2 giorni bloccato, quello per me è un trauma. I colpi costanti che si prendono non li viviamo come trauma. Sì, allora concordo, ma io non arrivavo mai dolorante all'allenamento e non andavo neanche mai via. Il trauma non è il dolore, Esatto. Il trauma non è il dolore. È proprio quello che sta dicendo. Cioè, vivere la partita, l'allenamento, dove voi avete questi scambi necessari. Contatto fisico c'è. Ripeto, il rugby lo conosco perché l'ho fatto anche mio figlio per alcuni anni. Anche se tu torni a casa o arrivi all'allenamento che non hai dolore, però quando c'è un impatto il corpo in qualche modo reagisce, ok? Se ti arriva uno di fianco e ti viene addosso e ti butta per terra, anche se tu ti alzi e non hai male, comunque il corpo quell'impatto l'ha sentito. Però voglio dire, qui parliamo di una questione che precede un po' tutto questo. Sicuramente. Posso fare una domanda? Certo. Allora, prima di allenarti, avevi qualche dolore, qualche disagio? No, all'epoca avevo fatto 4 anni rugby. No, prima. Prima di cominciare rugby. No, ero troppo piccolo. Cioè non avevi nessun disagio? Allora, mio padre anche lui, sindrome della gamba corta, a questo punto a Pulo, che si chiama così, e gli avevano diagnosticato, lui però l'ha sempre usato. Un plantare, una talloniera sulla gamba o destra o sinistra, adesso non ricordo, quindi presumo fosse un qualcosa di ereditario. No, allora ti faccio questa domanda. Prima ancora di allenarti, hai avuto qualche trauma? Incidenti, qualsiasi... Prima di cominciare rugby? Oddio, allora adesso non l'ho avuto sorridere, però appena sono nato io sono caduto all'ostetrica e mi sono rotto una clavicola. Ok, vabbè. Buongiorno. Per me Eccoci. Ok, allora ragazzi,
Facciamo una cosa, poi togliere un attimo di... Mettiamo un po' di carta c'è già. carta per terra, C'è già. per terra. Ah, per terra. Per piedi prima. Arrivo. Sembra paradossale, ma per noi da quando stiamo in pancia i traumi possono essere loro stessi. Io ho iniziato la mia vita con la clavicola rotta. Ma io non mi sono più rotto ossa però. E dove? Quale clavicola ti sei Non lo rotto? so, Ah, non ti non so ricordi. rispondere perché proprio non... Non se lo ricorda, era assente in quel momento. Allora, da quello che poi si vede, poi lo andrete a vedere anche voi, da quello che si vede dovrebbe essere stata la destra, perché vedo qui comunque un superosso a destra, chiaramente. Allora, cercate di immaginare perché lo vediamo un attimo prima globalmente così, poi dopo vediamo un po' se riusciamo a vederlo più, diciamo così, denudato, però dobbiamo un attimino vedere. Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere, guardatelo un attimo voi da in piedi, facciamo un po' un esame statico secondo voi pazienti in piedi. Qual è l'elemento che voi trovate maggiormente in disarmonia? Le spalle, naturalmente. Le spalle? Alla testa non Con più la avanti. testa è molto avanti la testa. Sì. Sì. Le spalle e le braccia sono anteposte. Il bacino è Il rottato. bacino, sì, anche il bacino è molto Bacino rotato dove? in avanti. Da È destra rotato Cos'è? sì, Ora a da così? sinistra. No, dalla parte, sì. È leggermente rotato così. Allora, scusami, puoi togliere la maglietta? Hai freddo? No, no. Ok, grazie. Capo Allora, è muscoloso, No, Girati un è attimo. male. Vieni. Vabbè. Allora, guardatelo un attimo così adesso, guardate come cambia la questione. Lui già ha parlato, vedi, lui già ha parlato che qua lui ha fastidio in questa zona qua. Vedete che già, vedete che c'è anche qualcosa su questa zona qui? Ok, qui abbiamo, se faccio il test di lato, abbassa la spalla a sinistra, Destra, sinistra, destra, la spalla a destra, giù, Guardate, sinistra, giù, destra, Si giù, vede tantissimo. ok? Eccolo qua. Allora, qui già abbiamo, ecco, qui io sto sentendo che c'è già una fibrosi, no? Del muscolo, del paravertebrale, ok? Però questo lo dobbiamo mettere in relazione nella parte bassa, mi spiego? Perché lui ha tendenzialmente, qui a livello dorsale non possiamo entrare in meglio, però clinicamente lo devo considerare, qui ha l'atrofissione maggiormente a sinistra, ok? L'atrofissione a sinistra, mi abbasso un attimo, prendo allora contatto con le SIPS, eccole qua, le SIPS, e vi faccio il TFE. Allora ti spiego, allora Armando, pieghi il collo, il dorso vai giù lungo le spalle così, e poi ti fermi un attimo e poi ritorni su di nuovo, va bene? Ok, allora facciamo così, vai giù di nuovo Armando. Ok, allora vedete come sono i miei pollici? Si vedono? Vieni su di nuovo. Mi stai inquadrando, Mara? sì, certo. Ok, guardate un attimo i miei pollici, vai giù di nuovo. Qual è quello Sinistra. Sinistra, ok. Vieni su dritto. Ok. Allora, TFE positivo a sinistra. Ora. Allora, siedi. No, sempre con le spalle verso la destra. Ok, trasversalmente. Okay, Siedi. Scusami. Perché ok. Allora, la stessa cosa, mantieni un po' le ginocchia aperte e mi fai lo stesso movimento, pieghi il collo, il dorso e le braccia vanno giù. Ok, vieni su di nuovo. Bene dritto. Allora, benissimo. Ok. Bene, guardate sempre i miei pollici. Allora, puoi piegarti in avanti. Destra. Questo è il destro. Capito come è sporco questo TFE DFS? Vieni su. Evidentemente a destra. Peggio di nuovo.
è un TFE-TFS molto sporco. Il TFE è più positivo a sinistra, il TFS diciamo è un po' bilaterale ma è più prevalentemente a destra, quindi vuol dire che c'è molta tensione. Allora facciamo una cosa, lo portiamo in posizione dritto, ti metti dritto con la testa lì e i piedi in fondo. Sì, supino. Allora, prima di prendere altre misurazioni, cosa faccio? Adotto, diciamo così, adesso esco un po' fuori dalla didattica ovviamente, okay, e prevalentemente faccio adesso dei movimenti in qualche modo che mi permettono di dare un riassetto veloce a livello della sacroiliaca, okay? Quindi do delle spinte incrociate, quindi vado un po' a simulare, no? Il movimento dell'ilio che fa in anteriore a sinistra, in posteriore a destra, in anteriore a sinistra, posteriore destra. Ok, avvicinati leggermente più verso di me, sempre dritto. Ok, questo lo puoi tenere qui, perché questo in qualche modo mi vado a fare anche un movimento, perché adesso vi ricordate io dovrei fare il mio tensivo, dovrei fare tutta una serie di procedure, mi spiego? Prima di capire realmente qual è la sua questione, qual è la sua problematica, ok? Adesso vi porto un po' con me nell'ambito proprio clinico per cercare di anche perché lui non è un caso semplice, è abbastanza complesso, quindi dobbiamo andare un po' vado a fare oltre. tutta una serie di manovre a livello della sacroiliaca proprio per liberare quelle tensioni che possono in qualche modo perturbare, ok? Ok, la stessa cosa adesso faccio su un piano invece obliquo, ok? Quindi vado a sollecitare dei movimenti iliaci e sacrali, vado anche a lavorare lui ha molta tensione sulla fascia lata, va bene? Quindi vado a lavorare anche sulla fascia lata, sono sempre in un ambito di preparazione, quindi ancora io non so cosa fare su di lui, va bene? Però tutte queste manovre mi servono per disimpegnare la sacroiliaca e cercare un attimo di capire più in profondità cosa sta succedendo. Ok? In modo che tolgo superficialmente quello che effettivamente c'è di disturbo. Vedete se c'è sempre un lavoro, voglio dire, di fondo che bisogna comunque fare, Ok. Ma stai ancora facendo attività fisica attualmente? No, sono 2 anni che proprio Stai fermo. mai arrivato. Ma tra i vari professionisti che hai provato, nessuno ti ha manipolato No. così o similmente? insomma? Come dicevo prima, sono 15 anni che io ho perso ogni fiducia.
e non ho mai però, sono sincero, frequentato un osteopata interpellato. Brutta gente, lascia stare. Poco raccomandabile. Allora, intanto guardate un attimo apparentemente quanta differenza c'è. A rotazione, passa tutti quanti e andate a vedere la disinfettia. Fatemi un po' un allineamento posturale. Solleva il bacino. Tieni le ginocchia unite se puoi. Lascia andare. Lascia andare. Giusto. Così. Ancora. Su. Lascia andare. Cadi. Lasciati andare. Boom, proprio. Senza scassare il lettino perché ci serve. Usa il ti rompi tanto sei già rotto. Vai. Oh, un po' meno però. Ok. Vedete come lei torna. Da destra. Quanto? A destra siamo a... penso un 5... 5 mm? forse qualcosa più che non in me. Non so. Ok. Ah. 5 mm. Non più, vabbè. Abbastanza? Sì. Sì. Un po' di più di 5 mm. Sì. Ok. Fate vedere anche voi. Io ho inaugurato la stagione. Sotto i malleoli, L'ultimo controllo sarà 5 cm, ma non ti preoccupare. Ok, facciamo un esperimento. Metti la pancia in giù. Scivolando un po' più in basso. Sì, bene. Ok, perfetto. Allora, fai una cosa. Sì, metti una mano, appoggia la fronte sulla tua mano, così. Ok. Guardate un attimo adesso, fate un po' un allineamento in prono. Vai. Facciamo vedere un po' qua. Adesso tra poco. Sembra che sia la sinistra adesso quella più craniale. Controllate un po' tutti. Potete anche spostarlo però, la siga l'ho messo male, quindi vedete se è dritto. Sì, non riesco a... E la sinistra più corta? No, più di qua. Cioè, è più... Guarda, No. è più corta questa? È A più corta destra, la a destra? Cioè si è significato, si Sì. Ok. Matteo. Quindi questa è la destra e questa è la sinistra. O sono quasi pari o addirittura è la sinistra che... La sinistra. La sinistra. Sì. Un po' più lunga la sinistra. Va, Ma quasi niente. va. Siamo lì. I talloni sono allineati. Qualche cosa... Ok, allora, in 5 minuti abbiamo già capito, cioè se il posturologo, invece di mettere solamente il paziente sdraiato supino e fare la misurazione e dare per scontato che lì c'è una gamba corta, che bisogna mettere lui l'ha vissuto sulla sua pelle, quindi lui lo sa, voglio dire, ma anche gli osteopati e i posturologi dovrebbero sapere che la misurazione degli arti non si farà mai, non è attendibile mai solamente con il paziente supino. Perché?
perché cambia la dinamica dell'articolazione sacroiliaca. Ok? Mi sto anticipando a destra dei fattori posturologici. Quindi in supino abbiamo un appoggio sacrale e quindi l'ilio si muove nei confronti del sacro. Con l'appoggio prono abbiamo un appoggio invece iliaco con la possibilità di muoversi a livello sacrale. Abbiamo due condizioni completamente diverse. Come fare il TFE-DFS? La stessa cosa. Allora, se io visito lui e torno indietro di 20 anni, ma io a lui, anche se gli metto forse il plantare, gli potrei anche mettere un plantare riabilitativo, un plantare diciamo di tipo propriocettivo, ma non gli vado a creare un lift. Se io gli vado a creare un lift, gli crea semplicemente un danno. Domanda, scusa Armando, ma di quanto era alto questo rialzo? Non ricordi quanti millimetri? Mezzo centimetro? Quindi cosa è successo? Mettendo un rialzo di mezzo centimetro gli hanno portato il bacino a ruotare, Certo. ok? E quindi la colonna ha cominciato a compensare. Lui era come se in quel momento di punto in bianco si è trovato con una gamba più lunga. Chiaro? Quindi tutte le persone, tutti i pseudo professionisti che da una misurazione sommaria delle arti mettono un rialzo senza capire se si trovano di fronte a una vera gamba corta e invece magari è come nel caso suo è una pseudo gamba corta, ok? Non fanno altro che creare una vera gamba corta con rialzo, ok? Quindi il corpo comincia a compensare. Lui era andato per risolvere il problema e invece se ne è trovato uno ancora più grande. C'erano le offerte. C'erano le offerte. La stessa posizione di prima. Allora, adesso vediamo un attimo, adesso vi faccio un test, quello che abbiamo detto in teoria, no? Quindi un test del rimbalzo, perché per me dobbiamo lavorare a livello sacrale lui. È resistente o depressivo? Provate un attimo a fare questa spinta sulla... Per capire se è resistente o depressivo, il test del rimbalzo, lo facciamo sulla lombare e lo facciamo sulla dorsale. Sentiamo se la sensazione è uguale. Se è uguale è resistente, se è diversa invece è depressiva. No, sei troppo alto. Allora, Sono troppo alto. allora, questa mano qua, L5 S1, L4 L5, questa rafforza. Ah, così. Esatto. Non deve andare sul sacro. Quindi Sì, sul dorsale. lombare e dorsale. È simile o differente? Per me è differente. È Vai, differente? prova Maria Giovanna. Ok. Se è differente vuol dire che è depressivo, vuol dire che il sacro va più in avanti che indietro. Ah, vabbè, tanto lì. Ghiaccia un po' la schiena, sta aperto. No, ma lì è tosto, dai. È tosto. Tonifica i muscoli. Recupera l'attività sportiva che non ha fatto. Ho sbagliato. No, non hai sbagliato, non l'hai fatto proprio. Ok? Ok, mo ti metti qua al centro del tatuaggio. Come lo senti? Quindi qua mi sembra depressivo. Qua è resistente. Allora, siccome Qua è questo, resistente a priori. allora, siccome questo è sempre resistente perché c'è una curva in Cifosi. no? Ok, quindi se questa sensazione è la stessa che tu riscontri giù, vuol dire che è resistente. Se è diversa invece vuol dire che è depressiva. È diversa, ok? Quindi vuol dire che la risposta è, diciamo così, negativa, no? Quindi è depressiva, no? Prova a sentire tu. Veramente depressivo. Ok? Problematica più sacrale che iliaca, va bene? Lasciamo perdere il discorso della dismetria perché la dismetria non è più da considerare.
Lui purtroppo l'ha saputo sulla sua pelle, però noi lo sappiamo adesso, dopo 20 anni, però potevamo saperlo pure prima, ma non c'eravamo noi. Quindi lui non ha bisogno di rialzo, ha bisogno solamente di capire cosa abbiamo. Siccome allora che è depressiva, ok? Allora, l'unica cosa che dobbiamo dire, ma è depressiva bilaterale o no? Allora provate a sentire i solchi sacrali e la IL. Come sono i solchi sacrali e la IL? Sono tutti e due uguali oppure sono differenti l'uno dall'altro? Cioè no, che cosa si dovrebbero sentire? Allora, i solchi sono i 4 punti di repere, no? Sì. Attraverso i 4 punti di repere tu sai se il sacro, siccome abbiamo detto che è depressivo, se il sacro si muove da entrambi, e il TFS era più positivo a destra ma anche a sinistra era, perché il TFE è positivo a sinistra, il TFE è positivo a destra ma anche a sinistra, quindi prevale con i testi che abbiamo fatto il TFS rispetto al TFE. Abbiamo stabilito che è più depressivo che resistente, vuol dire che il sacro tenderebbe ad andare in avanti. Il passo successivo dobbiamo capire se va in avanti bilateralmente o se va in avanti in modo, diciamo così, obliquo. Fermate le mani quando ascoltate, posizione, questa non Posizione è mani, sei qua. percezione, chiudete gli occhi, io consiglio sempre così. Solco, Una volta che voi avete raggiunto il punto giusto, fermo le mani, ascolta, cosa Ah, profonda? soltanto Sì, soltanto la profondità e la superficialità. profondità dei solchi, posteriorità della IL. Se riscontri simmetrica o meno. leggermente qua si mette. Qual è più profondo, il solco destro o sinistro? Sinistro. Sinistro più profondo? Sì, sì. Per te? Sinistro più profondo? Sì. Per te? Sì, sì, per te. Va bene Armando? Sì, sì. Prima il corpo che magari non lo so. Ok. Senti quanti trattamenti ti stiamo facendo, lo so, questa è la consistenza. No, sto cercando di dire. Sì, senti, guarda, io già la sto. Ma soffri di mal di testa qualche volta? Ma di tempo in che senso? Emicranie? No. Ok. Vedi che questa la sto già, l'ho già inibita prima, ok? Quella tecnica l'ho già inibita prima. C'è anche una posizione diversa delle scapole. Beh sì. Beh, ma lui parte comunque con la destra. Io sto sentendo. Ma questo qui per la clavicola, lui ha un problema sulla clavicola destra, Ma si è calcificata Sì, tantissimo. sì, perché è stata allora, quando c'è la frattura si chiama legno verde, lo sappiamo, no? Frattura legno verde, quindi che c'è la frattura ma non il distacco praticamente, e poi si forma il callo osseo e quindi la rafforza ma la rende un po' più grezza come, no? Quindi se senti poi che il profilo della clavicola non è lineare ma un po' grezza come profilo, no? Ci sono delle vertebre chiave comunque. Sì, ci sono tutte, ma certo. Più di una. Sì. Già a livello lombare si prenderebbe. Bene, allora adesso facciamo un'altra cosa. Abbiamo fatto il test sulla lombare, ok? Adesso facciamo così, il test dinamico respiratorio, vi ricordate? Ok, inspira ed espira. Ok, inspira ed espira. E chiaramente va tendenzialmente più in flessione che in estensione. Quando io vado in flessione si affonda molto, quando vado in estensione fa un po' più di fatica, no? Di fare questo lavoro. Adesso io vado ancora a fare, è avvenuto adesso un thrust, non so se ve l'ha sentito. Sì. Vado a fare un'altra modulazione sull'articolazione sacroiliaca.
ok? Che è una tecnica armonica, però la stessa tecnica armonica può causare anche un trasto come è avvenuto in questo momento qui. Perché ne ha bisogno. Perché proprio sto andando nella direzione chiaramente correttiva, perché è un sacro che va molto in flessione e non va in estensione. Le mie mani sono sugli IL e quindi vado a dare una serie di input, chiaramente, di estensione del sacro, quindi vado verso la correzione. Ok. Vado sempre a rivalutare, però sempre questo è il nostro metro, va bene? Questo qua è il nostro metro, a partire dall'inizio alla fine diventa sempre il nostro metro. Come siamo messi qua? Fatto quella correzione, però, vedete, non c'è una reale gamba corta, c'è una certa discrepanza Di appoggio. di appoggio, ad esempio, a livello del calcagno. Questo calcagno qua chiaramente appoggia in valgo, appoggia in valgo e appoggia in valgo. Se facciamo un esame barometrico, se noi guardiamo ora, vi ricordate l'abbiamo fatto ieri, ginocchia unite, caviglie unite, piega. Unisci ginocchia, in mano. Ok. Ok, perfetto. Guarda, fallo dritto un attimo, vediamo se è dritto così. Sì, sì. Ok. Bravissimo, vai. Piega. Unite le ginocchia. Ok. Allora, a livello, qui abbiamo il sinistro che è leggermente più avanti. Se voi passate la mano così, sentite? Ok? Leggermente, Sì, leggermente. Sì. E qui invece siamo pari. Ah, qui siamo pari. Sì. Se tu metti la mano sopra lo senti. Non devi guardare, guarda, tu metti la mano sopra No, lo senti. vabbè, subito. ho curioso di dire. Vedi? Lo Mettendo la mano senti? sopra Non senti differenza. Se invece io la metto qua, il sinistro è leggermente più Quindi a caudale. questo punto può essere il femore oppure il rivio che ruota. No, allora noi abbiamo già fatto la distinzione che, allora lui, capite bene, che in una questione cronica, va bene? Non possiamo fare una netta distinzione tra l'ilio o il sacro, e difatti su di lui abbiamo il TFE positivo a sinistra e il TFS positivo a destra e anche un po' a sinistra, no? Perché? Perché ormai il corpo sta cercando in tanti anni di fare di tutto e di C'è più. una compromissione generale. E certo, di fare di tutto e di più. Quindi, allora a questo punto abbiamo fatto quello che in teoria abbiamo svolto prima. Ora, siccome io presumo che ci sia una torsione sacrale, perché abbiamo visto che un solco, allora tu hai detto che il sinistro è più profondo e il destro è meno profondo, ok? Quindi io presumo che ci sia una torsione. Allora, se presumo che ci sia una torsione, cominciamo a fare adesso un movimento su un asse torsionale, ok? Movimento torsionale, se io metto le mani così, cioè metto le mani in pratica sulla IL di destra e il solco di sinistra, chiaramente io sto muovendo il sacro su un asse destro, ok? Perché l'asse qua, allora l'asse così, l'asse destro è posizionato in questo modo, quindi va da in alto a destra, in basso a sinistra. Se io muovo il sacro, lo muovo in questa direzione qua, è giusto? Perché altrimenti così si muove in flessa estensione, okay. Così si muove invece in torsione, no? Per muovere il sacro in torsione metto una mano qua sulla IL destra e una mano nel solco di sinistra, okay. E lo posso fare anche con la inspira ed espira. Inspira, ok, poi lo provo al contrario, perché bisogna che sia libero anche questo movimento, ma è libero, ok? Quando inspira
sulla IEL quando espira sul solco, inspira IEL, me lo simulo un attimino, espira. E poi torno di nuovo sull'asse ristretto, che è l'asse destro, quindi rimetto di nuovo le mani come prima, inspira ed espira. Ok, vado a ricontrollare, ricontrollate un attimo i punti di repere e ditemi se rimane sempre il solco sinistro più profondo. Due o tre persone? Sì o no? No, Ok. sono uguali. Tu sembra un po' di più la Si sente molto meno. Cioè, C'è meno differenza. Meno differenza, vero? Sì, però sempre. C'è sempre un po'. Vai Matteo. No, c'è ancora. Leggera. Non riesci più di vedere. È diminuito un po', quindi vuol dire che abbiamo alleggerito un po', ma rimane sempre comunque. Meno. Ok. Ora, presumiamo che sia una torsione. Secondo voi? Quindi, però qui abbiamo, ricordatevi che abbiamo allora, è una cosa che ancora dobbiamo fare però. Vabbè, non possiamo Ancora dobbiamo fare, però vi ci porto ugualmente perlomeno da un punto di vista teorico. Ok? Allora, vedete, qui abbiamo allora il TFS che era positivo a destra. Ok? Questa è una cosa nuova che vi sto facendo, non è una continuazione della teoria che abbiamo fatto prima, ok? Perché è una torsione, però è una torsione anteriore, però è una torsione anteriore incoerente, quindi potrebbe essere però una condizione per cui, diciamo così, troviamo due riscontri un po' contrastanti e facciamo entrambe le ipotesi. Okay? Se seguiamo la positività del test della mobilità sacrale e del test, diciamo così, del rimbalzo, e abbiamo un solco più profondo a sinistra, ok? Quindi potremmo avere un sacro destro-destro. Ce l'avete presente? Sacro destro-destro, cioè un sacro che muove attraverso un asse obliquo destro, va avanti a sinistra e ruota a destra. Però c'è un qualcosa di incoerente, perché allora o non è giusto il test del rimbalzo che abbiamo fatto, okay, o non è giusto il TFE e TFS, perché il TFE e TFS era positivo a destra. Quindi se il TFE è positivo a destra, e se noi adesso rifacciamo il TFE, prego, ti metti un attimo seduto di nuovo. È un po' complicato, però non ho altri modi per poi avere sempre la registrazione. Rifacciamo di nuovo il movimento che tu fletti il collo, il dorso, va bene? Vengo giù con le mani. Sì. Allora. Ok. Guardate sempre i miei pollici, vai giù. Ok, vieni su. Lo facciamo ancora un altro paio di volte. Vai giù, prego. Sempre a sinistra. Destra. Sempre a destra. Sì. Ok. Allora, il TFS, anzi, è ancora più chiaro. Sì. Mentre prima era un po' a destra, ma anche leggermente a sinistra, diciamo, adesso è diventato ancora più chiaro a destra. Allora, mettiti di nuovo sul lettino. Portami un attimino male al modello, per favore, grazie. Siamo poi in una parte abbastanza complicata adesso, perché allora
noi abbiamo detto prima che le torsioni anteriori hanno una caratteristica, cioè che il sacro chiaramente muove in avanti, ok? Muove in avanti il sacro da una parte e dall'altra parte no, muove in avanti, si inclina dal lato in cui il solco è più profondo, chiaramente, e poi ruota dalla parte opposta. E quindi lo definiamo la prima nomenclatura dove guarda il sacro, quindi destro, e su quale asse si muove? Destro, quindi diventa un destro-destro. Se io considero la sua situazione che il solco più profondo è a destra, dovrei dire che è un sacro destro-destro. Perché non posso dire su di lui che è un sacro destro-destro? Perché è chiaro che il TFS è positivo a sinistra e nel sacro destro-destro io dovrei avere anche, ed il test, il TFS è più rilevante del test del rimbalzo, perché è più diretto sull'articolazione sacroiliaca del TFS, okay? Quindi in questo caso dovrei dire che è un destro-destro. Non posso dire che è un destro-destro perché il TFS è positivo e quindi se l'asse obliquo è opposto, l'asse obliquo è opposto al TFS, io posso avere solamente un sacro, okay, che sì che c'è una è anteriore a sinistra e più posteriore a destra, ma si muove però indietro. Io ho ugualmente un solco più profondo a sinistra e meno profondo a destra, però l'asse diciamo che viene a cambiare perché cambia il punto di incidenza, no, del TFS in pratica, mi indica un asse praticamente sinistro, vuol dire che a questo punto se l'asse è sinistro, ok, il sacro guarda a destra, ok? Allora, il sacro, diciamo, guarda a destra ma su un asse sinistro. Guarda a destra perché è sempre più profondo a sinistra e più superficiale a destra. Cambia il punto, diciamo, di blocco, non è più la sacroiliaca di sinistra che è, diciamo, impegnata, ma è la destra, e quindi a questo punto dovremmo dire che questo non è un sacro destro-destro, ma è un sacro che guarda a destra, sì, ma su un asse sinistro, quindi è un sacro destro-sinistro, perché la prima nomenclatura è quella di dove guarda il sacro, la seconda nomenclatura è dove praticamente abbiamo l'asse obliquo. Dovete ovviamente riascoltare questa lezione perché non è facile va digerita. apprenderla immediatamente. Ok? Quindi, ora per motivi didattici però, visto che noi non abbiamo ancora fatto le torsioni anteriori, vediamo come si pratica una correzione per una torsione, diciamo così, anteriore, che comunque male non gli fa perché comunque il sacro comunque è ruotato a destra, va bene? È ruotato a destra, va bene? Faccio prima un qualcosa per disimpegnare il sacro. Tutto bene, Ermanno? Sì, sì. Faccio sempre qualcosa per disimpegnare. Non vedo l'ora di sentire scortiamo. Non è detto, Se volete mi faccio sentire io. No. Quello meno lo fai meglio è. Ah, perché circa una volta ogni ora mi devo... No, vedrai che queste esigenze poi non avrai più. Lo devi fare il meno possibile. E sì che se non mi scrocco, un banalmente lo chiamo così,
sto male. Sì, sì, ma a mano che andremo avanti col trattamento questa sensazione di necessità non ce l'avrai, va bene? Vedrai che non avrai... Perché non va bene scrocchiarsi da soli? Così lo spieghiamo anche a Armando. Perché quando noi facciamo oppure quei movimenti forzati per fare cric a livello vertebrale articolare, il movimento non avviene dove effettivamente c'è una difficoltà di movimento, dove c'è un blocco della vertebra, ma avviene dove c'è già una eccessiva libertà. Quindi noi sentiamo un sollievo, però effettivamente lui dice dopo un'ora ho bisogno di nuovo. Perché? Perché lui non è andato a liberare effettivamente dove c'è una restrizione, ma facendolo ripetutamente a livello di quell'articolazione si crea una ipermobilità e questo crea instabilità e quindi non va bene. D'accordo? Ok, allora, come trattiamo le torsioni sacrali anteriori? Abbiamo diversi modi. Intanto quello che andremo a fare prima sono tecniche di energia muscolare che utilizzano la collaborazione praticamente del paziente. Allora, se io ho un sacro apparentemente destro-destro su di lui, sacro destro-destro, io mi devo porre a sinistra del paziente, quindi dal lato in cui è positivo il TFS, quindi dal lato in cui ipoteticamente è positivo il TFS, cioè a sinistra del paziente. Quindi vengo a sinistra e chiedo al paziente di allinearsi, vieni verso di me. Ok. A questo punto facciamo girare la testa verso di noi. Il TFS era a destra o a sinistra, Franco? Il TFS. Allora, ho detto ipotetico. Ah, Sto facendo un lavoro ipotetico Okay. adesso. Il TFS era positivo a destra ed è una torsione posteriore. Quindi Ed è una torsione posteriore. Didatticamente la torsione posteriore non l'abbiamo ancora fatta e forzo la situazione e simulo che questa sia una torsione invece destra-destra. È chiaro? Ce l'avete registrato. Quindi il paziente si pone in questo modo, prono, quindi noi dobbiamo e utilizzeremo la cosiddetta leva inferiore. È una manovra un po' complicata, ma è anche poi molto bella, che darà molta soddisfazione, Quindi il paziente è allineato in questo modo qua. Diciamo al paziente di rimanere fermo con le spalle, perché adesso noi dobbiamo ruotare la pelvi verso sinistra, ok? Il sacro guarda a destra, giusto? Sì. Perché se è profondo il solco di sinistra vuol dire che il sacro guarda a destra. Il sacro guarda a destra, noi siamo a sinistra, ok? Chiediamo al paziente di flettere le ginocchia, di tenerle unite ed è anche inclinato invece a sinistra, quindi è ruotato a destra e inclinato a sinistra. Siccome usiamo adesso una tecnica diretta, noi dobbiamo invertire questi parametri per andare a correggere, ok? Quindi sono alla sua sinistra, afferro le caviglie con la mano cefalica, con la mano caudale afferro le ginocchia, fermo con le spalle, piego le ginocchia e adotto una prima derotazione, quindi ruoto il bacino verso sinistra. Prima fase, inspira ed espira. Fino a quando? Fino a coinvolgere in questo momento l'articolazione sacroiliaca di sinistra, perché in una torsione destra-destra la sacroiliaca impegnata sarà quella di sinistra, ipoteticamente.
Ok? Quindi abbiamo anche il vantaggio di sentire con la mano cefalica lo stato funzionale dell'articolazione sacroiliaca di sinistra. Dopo qualche secondo riprendiamo di nuovo le ginocchia, le portiamo ancora un po' più fuori e le appoggiamo sulla nostra gamba. Comodo, non c'è niente che non va in questo momento. Poi dobbiamo focalizzare il movimento a livello della sacroiliaca di sinistra e introdurre il movimento di lateroflessione opposta. Ok? Quindi facciamo un movimento per cui portiamo le gambe in giù, portiamo l'ilio verso il basso a sinistra, portando, siccome il sacro è inclinato a sinistra, però il sacro è impegnato con la lombare. Quando io porto in giù le caviglie, apro l'articolazione sacroiliaca di sinistra e porto l'ilio più in basso a sinistra, e relativamente il sacro invece risale verso una lateroflessione verso destra, perché il focus del movimento è proprio centrato sulla sacroiliaca di sinistra. Ok? Ancora ho bisogno di fare altre cose, cioè di portare ancora un po' più fuori. Vedete come metto le mani? Guardate come metto le mani. Ok? Di portare ancora un po' più fuori la persona. Ecco qua. Lui è appoggiato sul mio ginocchio, non ho fretta, i piedi possono essere anche messi così, vedete? E comincio a fare questo gioco qua, vedete? Di dare una serie di sollecitazioni fino a quando io sento che il movimento arriva proprio precisamente a livello della sacroiliaca. Quindi da questo momento in poi la mia mano sinistra, la craniale, rimane a contatto della sips e del solco sacrale. Ok? Qui invece allora vedete le caviglie come vanno sempre più giù. Vanno sempre più giù. Sto aprendo come un libro l'articolazione sacroiliaca, perché il problema parte dal blocco della sacroiliaca. Se io non sblocco la sacroiliaca, il sacro resterà lì. Cosa faccio a questo punto? A questo punto chiedo a lui, ok? Ecco, di stare così, unisci anche bene le caviglie, ok. Chiedo a lui, una volta che sono sulla barriera motrice, chiedo a lui di portare entrambe le caviglie verso il soffitto, ok? Ok, vai giù, rilassa, con una spinta minima, no? Ok, spingi verso l'alto, ok. 3 secondi, 1, 2, 3, rilascia e respira. Ok, via, spingi, 1, 2, 3, lascia. Una volta che rilascia noi aumentiamo sempre di più. Aumentiamo sempre di più. Ok? Possiamo fare un lavoro anche di apertura sempre dell'articolazione sacroiliaca. Vedete che la tecnica in sé è una delle modalità, poi andiamo a migliorarla in qualche modo, quindi a renderla più estesa, facendo poi altri tipi di manovre, come sto facendo in questo momento qui. Ripetiamo ancora, tiri verso l'alto e lascia, giù, via, 1, 2, 3, lascia. Ora viene un momento molto importante, cioè lui adesso non deve fare nessuno sforzo muscolare, perché abbiamo dato un input molto importante a livello della capsula articolare della sacroiliaca. Afferriamo le caviglie, tu rilassati, afferro le ginocchia,
porto in allungamento le ginocchia e porto il paziente in posizione neutra. Resta così 30 secondi. Resta così 30 secondi. Nel frattempo possiamo fare altre cose. Ma non deve muoversi, il paziente non deve muoversi. Adesso quello che sto facendo ovviamente non posso commentarlo, ma sto lavorando anche sotto un profilo cranio-sacrale. Ora, la cosa importante che adesso dobbiamo istruire, perché ricordatevi una cosa, quando noi interveniamo a livello posturologico di un paziente, i primi movimenti che farà il paziente dopo la tecnica sono fondamentali e importanti, fino a riverberare di nuovo la stessa situazione di prima. Quindi si raccomanda che quando il paziente scende dal lettino assuma una posizione più simmetrica possibile. In questo caso lui può venire in su, allora ti appoggi su tutte e due le ginocchia, quindi a 4 piedi, guarda, appoggiati, vieni indietro, ok, prova a scendere di qua allora, vai indietro ancora, ok, scendi e scendi, perfetto. Fate un giro del lettino, e poi lo rivedete di nuovo in piedi, vediamo un po' se il suo atteggiamento sì. Ancora 2 passi. Cosa siamo riusciti a fare con un trattamento. Ti giri ovviamente con le spalle verso di loro, ok. È diminuita la simmetria tra le altezze delle spalle. Anche il tatuaggio inizia ad essere un pochino più dritto. Sì. Ok, ecco, abbiamo un punto di riferimento, quindi. Sì, immediatamente sopra ne abbiamo parlato sia con Mara che con Irene quando si è girato prima, era evidentissimo il tatuaggio storto, che non è il tatuaggio poverino, ma dovuto alla sua schiena. Postura. E anche le creste iliache sono un po' più bilanciate rispetto a prima. Però come si chiama il triangolo? Triangolo della taglia, sì. Più simmetrico? Sì, più Però comunque Ma anche le braccia non sono più completamente ruotate in avanti come prima. Però, allora, tutti questi miglioramenti siamo d'accordo, condivido pienamente, però bisogna anche dire che lui ha una colonna che fa un grande sforzo, certo. Perché abbiamo una lordosi ridotta, leggerissima cifosi che prende le prime tracce dorsali, poi abbiamo una verticalizzazione della dorsale e una lordosi alta che parte da D10, arriva a L4 e un'inversione sotto, con un sacro in flessione. Cioè, sono tante fatiche che sta facendo la sua colonna, ecco perché lui è partito da un dolore, tensione e compagnia bella, ok? Spalle in avanti, perché abbiamo molto rafforzato la parte anteriore muscolare, quindi una proiezione in avanti delle spalle, ok? Quindi dobbiamo tenere conto che mano a mano che andiamo a togliere sofferenza, perché ovviamente siamo sempre partiti da una posizione antalgica, dobbiamo prendere in considerazione di lavorare su tutti questi elementi per ridare un buon equilibrio, altrimenti lui al primo piccolo scompenso o semplicemente una piccola contrazione per qualunque cosa va di nuovo in agia. Ok? Capito, Ermanno? Quindi quello che tu hai avuto all'inizio di tutta questa triste esperienza è stato lo scatenamento di un dolore forte per una situazione posturale che già era squilibrata,
dove il tuo corpo diceva adesso io scateno il dolore perché ti devi fermare, perché sei troppo sbilanciato. Purtroppo non ti hanno aiutato in quel momento, il tuo corpo ha continuato a mandare messaggi di fermati, 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 se non ti fermi tu ti fermo io. Il concetto è un po' questo che fa il corpo, capito? Perché il concetto del dolore non è una cosa astratta, è un messaggio che il nostro corpo ci dà. Ecco perché noi normalmente non consigliamo al paziente, se non in situazioni estreme, di prendere antidolorifici. Perché se tu togli il dolore al corpo, ritorni a fare quegli errori di postura e di movimento che ti portano a danni ulteriori. Quindi il dolore serve per capire cosa non devi fare. Chiaro? Quindi adesso, in assenza di dolore, riusciamo a capire meglio anche dove andare a lavorare una volta che abbiamo riequilibrato quello che era il suo punto di partenza. Il punto di partenza è il sacro. Normalizzando il sacro non è finito il lavoro, certo, bisogna andare avanti a fare tutto il riequilibrio che serve. Certo. Comunque abbiamo scoperto alcune cose importanti, fondamentali. Qual è la tua sensazione? Che voglio scocchiarmi. Devi resistere. Sì, questa sensazione, beh, ormai questo input praticamente tu ce l'hai perché il corpo è abituato a questo, cerca di sopportare. Sì, certo. Oltre la ricerca dello scrocchio, anche per abitudine probabilmente, sì. Certo, l'abitudine. la sensazione che hai dopo il trattamento è: sono come prima, sono peggio di prima, mi sento strano e non capisco. Si vedono anche. Sono più morbido. Ok. Parlo della zona dell'arco. Lombare. Qua c'è ancora un bel Beh, po'. sì. C'è tanto ancora da fare. Sia su spalle, sia sul Cervicale. collo. Guarda, tu qui a questo livello qua, ok, sia cervicale che da qui in giù hai una situazione molto tesa, ok? Dove la mano lì più giù, lì a sinistra. Sì, ma Fuoco. qua, questa Fuoco, qua. fuoco. Sì, lo so. Ma prima quando io sono venuta che stretto, che ho passato la mano, guarda, questo punto qua, fuochissimo. eccolo qua, ok? Ci sono proprio delle vertebre, anche qui c'è una zona di tensione, c'è una vertebra che non lavora bene, anche qui c'è una vertebra che non lavora bene, basta solo passare con le dita e si sentono. Poi quando una vertebra è messa fuori posto, i muscoli o perché lavorano in maniera più tesa o perché cercano di recuperare la situazione che si è creata, vanno in spasmo, capito? E le gambe come le senti? Il peso, il carico del tuo corpo? Allora, in realtà È sempre destra, cioè è equivalente in tutti e due i non lati? so, forse anche l'effetto placebo, no? Che penso adesso, wow, tutto sono dritto, sono perfetto. Sicuramente adesso appena mi inginocchio, non so perché, da quando ho fatto l'incidente, vero? Perché non abbiamo visto le gambe, c'è anche tutta una cicatrice di cui parlava prima. No, non c'è la cicatrice, No? è dentro il muscolo. Ah, ok, interno. Il ginocchio sinistro fa sempre sto rumore. Sì. Solitamente è uno stock proprio. Uno schiocco. Sì, però sono molto più morbido, più. Cioè l'appoggio è questo già. distribuito meglio sulla destra e la sinistra? Non so. Adesso che me lo fai notare, allora, sinceramente mi sento ancora Sì. che spingo in avanti, quel bacino che spingo in Col avanti. sinistro. Col Sintomi sinistro, non sì. ci sono più. Però rispetto a prima del trattamento, in questa zona qua io avevo molta pressione, adesso mi sento più morbido. Su come si riflette sui piedi, al momento non riesco a percepire un qualcosa di veramente differente. Prova ad allargare un po' i piedi, metterli più, no, un po' meno, la larghezza a spalle. Cioè 50 e 50? Mi sembra che sia un cazzo. Allora, dovete però considerare una cosa, che la prima sensazione è giusto che deve esserci di cambiamento sicuro, poi ovviamente questo trattamento lavorerà anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quindi
cambiamenti avverranno anche successivamente, dopo anche 48 ore, 72 ore al trattamento. Un'altra cosa che io non vi ho detto, perché adesso guardandomi, allora io non sto mai coi piedi dritti quando sono fermo, io nella realtà sono così. Col destro in extra rotazione. Sempre così. Però ora è cambiato così. Sento meno tensione sulle anche, esatto, che mi dice fuori. di portarlo in fuori. Probabilmente, come diceva il professore, dovrà... sì, il corpo deve reagire a quello che è stato fatto. Perché al momento io ho solo una memoria mentale che mi dice ma non stai così, che ti rilassi. Certo, poi ricordiamoci che ovviamente di lavoro qua da fare ce n'è tanto, cioè questo è solo l'inizio, la prima scrematura. Però Okay? intanto, anche se il primo lavoro è di poco, tu stai bene. Certo. Ti do una percentuale, un 10% di benessere. Sì, però una porzione. Sì, però Sì, certo. da lì a dire sono contento finalmente. No, ce ne vuole. Sarebbe sbagliato il miracolo in questo momento, perché una situazione che si porta avanti da tanto tempo come la tua non si potrà mai risolvere in una seduta. Va fatto un lavoro, ti ripeto, profondo, di pulizia iniziale, che quella di oggi è stata e sarebbe solo l'inizio, una pulizia iniziale per arrivare ai punti cruciali su cui andare veramente a normalizzare. Allora poi dopo tu dici ok, adesso sto bene, capito? Altrimenti sarebbe sbagliato a priori. Fare una diagnosi anche funzionale in questo momento, in una situazione purtroppo cronica come la sua, perché sappiamo che se la porta dietro da tanti anni, sarebbe sbagliato. È un po' fuorviante, certo, perché certo. ancora molti test sono risultati sporchi. Sarebbe effettiva e valida se lui fosse venuto da noi oggi, che ieri ha avuto una distorsione al ginocchio, un trauma alla caviglia o il colpo della strega, allora sì, allora quella la faccio nel giro di una settimana, 15 giorni, è effettiva. Ma quando io ce l'ho da 15 anni in una situazione del genere non potrà mai essere quello che noi vediamo in questo momento. Bene, chiediamo a Armando che si può rivestire, Grazie. così grazie Armando.